passiamo velocemente invece al resto. Abbiamo lasciato il drago sulla riva del male, non del mare. Mare è la visione mitica, il fatto è che il mare, queste grandi acque, non sono altro che la sintesi di tutte le sofferenze di cui l'uomo purtroppo è vittima. Da questo mare di sofferenze vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna, 7 teste e sulle corna 10 diademi. Provate a fare un salto al versetto 3 del capitolo 12. L'enorme drago rosso cosa aveva? 7 teste, 10 corna, 7 diademi. E questa bestia, se voi notate, è la stessa roba. 10 corna, 7 testi, 10 diademi. I numeri non sono proprio esattissimi, ma siamo sullo stesso ordine. È l'identità. La bestia che io vidi era simile ad una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone, e la animalizzazione del male, cioè un male irragionevole come le bestie, feroce come queste bestie e via discorrendo. Il drago le diede la sua forza, la sta dando a se stesso, il suo trono e la sua potestà grande. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Naturalmente, se noi leggiamo con l'occhio della storia questa descrizione, chi è questa una delle teste che sembrò colpita a morte? Provate a fare un saltino, andate alla linea 102. Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Vespasiano, Tito, Domiziano, Nerva, Traiano. Questi sono gli imperatori che ci interessano. Io direi che con Domiziano è finita, perché già Nerva, Traiano appartengono al secondo secolo. Ora, di questi imperatori, chi è andato a finir male? Chi è stato ucciso? Augusto, poveraccio, è morto come è morto. Tiberio come è andato a finire? Caligola? Claudio? Cosa ho avuto porre Reggio? Era una patata. Ma Nerone, poveraccio, quello sì, ha dovuto. Lo hanno fatto suicidare, come poi ci lo diranno gli storici, gli esperti di lettere antiche. Dunque noi abbiamo nell'impero romano delle persone che sembravano porre fine all'impero, mentre poi l'impero invece è continuato. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Non la piaga della testa, quella è stata colpita a morte, buonanotte, ma è la bestia che guarisce, cioè l'impero che continua. Infatti, di chi si sta parlando? Si sta parlando di queste 7 teste. Ora proviamo a fare un conto, torniamo alla linea 102. Augusto 1, Tiberio 2, Caligola 3, Claudio 4, Nerone 5, Vespasiano 6, Tito 7. Sembrava che con Nerone fosse tutto finito. Invece le legioni hanno sistemato le cose, hanno proclamato imperatore Vespasiano, il quale molla l'assedio di Gerusalemme e lo lascia a Tito. E Tito cosa combina? Il caos. Quello che è successo a Gerusalemme nell'estate del 70, solo Dio lo sa. Bene, di chi sta parlando il nostro amico? Lo vedremo. Sta parlando appunto dell'impero. L'impero stava per finire e invece, peggio che andare di notte, la 7ª testa poi è stata tremenda.
parlerà anche dell'ottava. E l'ottava testa sarebbe di per sé Domiziano, con il quale iniziano le cosiddette persecuzioni in tutto l'impero. Domiziano è stato selettivo, lo sappiamo già, ha perseguitato i cristiani da una certa classe sociale in su, cioè quelli che lavoravano dentro le strutture imperiali. Lui non voleva i cristiani nelle strutture dell'impero. Non ce l'aveva con i cristiani in sé, con il cristianesimo in sé. Non voleva queste persone perché lui diceva non erano, si ipotizza che dicesse, non erano affidabili, appunto perché non erano totalmente dediti all'imperatore, mentre lui voleva che nella burocrazia romana fossero tutte persone dedite all'imperatore, quindi un re pulisti generale. E siccome quella volta non si licenziava, ma si ammazzava, comprendiamo quale difficoltà ha creato la Chiesa. Allora la terra intera, presa di ammirazione, andò dietro la bestia. Il fenomeno dei lapsi noi ce l'abbiamo fin da subito. C'è stato mi pare una dozzina di anni fa, una mostra molto bella a Rimini dei primissimi documenti cristiani. È stato questo tipo di mostra era stata fatta in concomitanza con una specie di exploit di quella teoria di O'Callaghan sul 7Q5. E quindi avevano esposto tutti questi papiri a Rimini, una mostra molto bella. I papiri erano originali, quindi è stata un'occasione unica per l'Italia poter vedere questi reperti. Fra questi reperti biblici c'erano alcune lettere dei lapsi del secondo e terzo secolo, dove i cristiani scrivevano che del cristianesimo non interessava più niente, che era stata una scelta sbagliata, che loro invece adoravano gli dei, erano fedeli all'imperatore, e c'erano questi papiretti impressionanti, scritti ognuno con grafie diverse ovviamente, e poi con la firma in calce, ed erano in greco, stranamente, non in latino. Il fenomeno dei lapsi noi li abbiamo. Noi oggi non abbiamo più negazioni pubbliche perché non ci sono persecuzioni pubbliche, quindi costrizioni pubbliche ad accettare o negare la propria fede. Ma di fatto, se abbiamo un paio di occhiali abbastanza sereni a livello storico, basta andare per la città e si vede un mucchio di lapsi, cioè gente battezzata ai quali la fede non interessa proprio niente. Dice il testo, in termini piuttosto brutali, che la terra intera è presa di ammirazione e andò dietro la bestia. Cioè ha cominciato a ragionare secondo la logica della cultura dominante. E gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa? Qui c'è parecchio da dire, perché Michele vuol dire chi è come Dio e chi è simile alla bestia. Capite che c'è una specie di contrapposizione. E chi può combattere contro di essa? Michele lo ha fatto, i suoi angeli lo hanno fatto e hanno vinto. Chiaro? Quindi non si può mai accedere, diciamo così, ad un rapporto con il mondo pensando che il mondo sia invincibile. Mondo inteso come mentalità, stile di vita, scelte varie di valori o di svalori che siano. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole di orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. 12, 24, 36 più 6. Siamo sempre 3 anni e mezzo. Ricordatevi che l'assedio di Gerusalemme, o meglio la guerra, chiamiamola così, la rivolta giudaica, dura 3 anni e mezzo ed è l'emblema della persecuzione, della sofferenza, del caos, della catastrofe, sempre cose brevi, non 7 ma 3 e mezzo. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome, la sua dimora contro tutti quelli che abitano in cielo.
Qual è il nome di Dio? Oh. Una volta era Yahweh, adesso non lo so per voi cosa potrebbe essere. E Yahweh sappiamo che è colui che si trova tra gli uomini nella storia, non colui che è. Questa è la traduzione dei 70. Il testo ebraico invece ha un'altra concezione. Cosa significa bestemmiare il suo nome? Noi diciamo tirar giù un porco e via. No, non è questo, non è questo. È la concezione della vita senza la presenza di Dio. Questa è la bestemmia del suo nome. Questo è il bestemmiare contro Dio per il mondo biblico. Cioè Dio lo lasciamo dove vuol stare, non mi interessa, io gestisco la mia vita senza di Lui. E diciamo che la bestemmia contro Dio e contro il nome di Dio può sintetizzare ciò che noi oggi modernamente chiamiamo con agnosticismo. Che Dio ci sia non mi interessa, non c'è, non mi interessa lo stesso. C'è o non c'è, non è una cosa che mi garba. I sociologi della religione oggi dicono che ci troviamo di fronte a un fenomeno nuovo, perché una volta o si era atei o si era credenti. Oggi invece c'è questo agnosticismo che sta dilagando e la Chiesa deve misurarsi con una realtà assolutamente nuova. Alle origini. Nella storia del cristianesimo, purtroppo, c'è tutto. E quando, parlando con gente che lavora alla congregazione della fede, quando li ho sentiti dire ma se lei sapesse quante eresie nuove serpeggiano nella Chiesa, a me è venuto da ridere, perché dico, primo, stia attento, dico, che non siano già capitate nella storia, si studi di più la storia, meno il diritto canonico e un pochettino più di storia, dico, vedrà che probabilmente lei troverà che queste eresie che vengono oggi, che serpeggiano oggi nella Chiesa, sono già state più e più volte, primo. Secondo, dico, guardi che per essere eretici oggi bisogna essere tremendamente intelligenti. E non vedo tanta intelligenza, dico, oggi in teologia, o per paura o per incapacità, non lo so. Dico, io sono un orientalista, quindi neanche non mi misuro con l'intelligenza dei teologi, ma onestamente in passato, dico, quelli che hanno costruito il Vaticano II erano enormemente più intelligenti degli attuali, su questo non c'è dubbio. E fra questa gente, dico, lei pensa che escano fuori degli eretici? Ma dico, sa che Lutero era intelligente? Sa che Michele Cellulario era intelligente? Sa che Calvino era intelligente? Lei trova questa intelligenza? No. E allora dico, che cosa sta pensando? Di eresie? Saranno errori, saranno formulazioni poco felici, dico, ma vere e proprie eresie, ma scordi, se lo scordi. Dico, nella sua vita lei non resterà importante come Leone X, stia tranquillo, perché per quanti condanne lei firmi contro queste eresie, siccome sono robettine da niente, sarà la sua una memoria da niente, mi creda. Mi hanno preso sul serio. Come? Ma che ne so io? Gliel'ho detto qualche mese fa, mica tanto tempo fa. Bene. Le fu permesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Guardate che questa è una frase tremenda, quindi significa che il male può sopraffarci storicamente. Guardate il Nord Africa. Nord Africa è stata la culla di civiltà teologica, di santi, di grandi chiese. Voi pensate che nel III secolo, per esempio, la chiesa di Cartagine, guarda caso, era enormemente più importante della chiesa di Roma. Cipriano di Cartagine era una specie di luce teologica nella chiesa dei primi secoli. Sant'Agostino di Ippona, ma quello viene parecchio dopo, siamo già nel IV secolo. Oggi non c'è più niente. Voi provate a
pensare che Paolo compie il suo primo viaggio in Turchia. Il secondo viaggio, oltre a Pesarel, Dardanelli, il terzo anche. Ma il suo primo viaggio, lui e Barnaba hanno dedicato tutte le loro energie a fondare le chiese della Turchia. L'Apocalisse ci ha parlato delle 7 grandi chiese dell'Asia. Paolo scrive ai Galati. La prima lettera di Pietro è destinata a tutte le chiese dell'Asia Minore, con tutte le varie province romane della situazione. Guardate che non abbiamo più niente. Come cristiani, noi in Turchia siamo estranei. C'è il patriarcato a Costantinopoli, ma cosa saranno? 2-3 mila ortodossi a Costantinopoli in tutto. E poi terra bruciata. Guardate che noi non siamo garantiti storicamente, noi siamo garantiti a livello spirituale per l'eternità, ma a livello storico ci sono dei problemi. Gesù stesso porrà delle domande piuttosto inquietanti. Quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede? È vero che le porte del male, cioè le forze del male, non prevarranno sulla Chiesa, però insomma sono domande che noi dobbiamo metterci, perché la nostra concezione di fede, quella che abbiamo oggi, purtroppo, non è una concezione sana, perché non è una concezione completa, siamo ancora troppo chiusi nel principio di ognuno badi a salvarsi l'anima. Il concetto di comunità, nonostante tutte le fatiche che il Vaticano II ha fatto, non è ancora passato. Non siamo ancora consapevoli che ognuno di noi si salva aiutando gli altri a salvarsi. Non ci si salva da soli. Sono idee che non funzionano, non hanno trovato modo per concretizzarsi. Pazienza. Ed è per questo che tutto l'impegno missionario della Chiesa è scomparso. Provate a pensare cosa poteva essere la Chiesa nel 1800, con un'effervescenza missionaria formidabile, fino a metà degli anni, fino a metà del secolo scorso. Poi improvvisamente, dopo gli anni 50, c'è il calo in verticale. Per quale motivo? Perché si è sviluppato sempre di più, un po' per cause culturali europee, un pochettino per una certa degenerazione della teologia, dove tutto quanto viene misurato sul campo personale e relazionale, io con me e io con gli altri. Non esiste un noi cristiani con i non cristiani, non esiste questo concetto in nessun libro teologico. E questo ha creato una mentalità nei preti, e i preti a loro volta l'hanno creata nei fedeli, e ne portiamo le conseguenze ampiamente, perché esistono ancora i nostri confratelli che sono stati formati a questa mentalità e sono stati ordinati dopo gli anni 50, e quindi vuol dire che sono stati formati a questo modo di pensare. Salvati l'anima, tu prega, fai le opere buone, perdona, tutto giusto. Ma il concetto di Chiesa è sparito, perché la Chiesa è stata identificata solo nel Papa e nei Vescovi, che è cosa giusta ma non completa, perché qui noi siamo Chiesa. Quando preghiamo siamo Chiesa, quando lavoriamo siamo Chiesa, e quando siamo col Vescovo e col Papa siamo Chiesa, ci mancherebbe altro. Ma siamo Chiesa sempre. Entrare in dialogo oggi con un musulmano, capite che noi non entriamo più come Chiesa, ma sono io che mi metto d'accordo con Mohammed, che è quel tizio che viene lì fuori a San Marco a prendere i soldini. Allora io e lui parliamo, ma sono io che parlo con lui. Non è che ci sia un movimento ecclesiale
ecclesiale che si occupa di questi musulmani. Anzi, come movimento ecclesiale proprio non ci interessa un fico secco. Siamo talmente convinti che tutte le religioni sono uguali, il che non è vero, per cui trattiamo lui come fosse un cristiano qualunque. No, non è un cristiano, è un musulmano, merita massimo rispetto, l'atteggiamento di accoglienza, di ascolto va sempre esercitato, ma abbiamo una parola in più da offrire che non offriamo mai. Perché c'è stato un tizio che su quella montagna disse: andate e fate miei discepoli tutte le genti. Non vi ho spiegato il 666 e vi prometto di farlo la prossima volta. Arrivederci.